Salute a tutti. Dopo aver illustrato le ragioni che rendono molto difficile che Salvatore Vinci avesse ucciso la moglie in Sardegna nel 60, direi, per quanto riguarda la moglie, direi impossibile perché quello fu un suicidio, non fu un omicidio. Abbiamo visto anche le ragioni che rendono abbastanza poco plausibile il coinvolgimento di Salvatore Vinci nel delitto di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. Adesso cercheremo di capire quali sono le ragioni che, a mio parere, rendono Salvatore Vinci poco sospettabile anche per i delitti del mostro. Ecco, è bene fare un piccolo riassunto sulle ragioni relative al delitto di Signa del 68, lasciando perdere quello del 60, perché quello del 60 può essere considerato un delitto a sé stante. Che Salvatore Vinci abbia ucciso o no la moglie nel 60 conta poco per i delitti successivi. Conta molto invece il delitto di Signa. Perché? Perché Salvatore Vinci è sospettabile per i delitti del mostro soltanto se colpevole per il delitto di Signa, perché è sospettabile solo in ragione dell'uso della stessa pistola. Cioè, Vinci aveva come elemento che lo rendeva sospettabile quello di aver avuto possibilmente per le mani quella pistola che poi avrebbe ucciso dopo. Io ricordo in breve quali sono le ragioni fondamentali che rendono Vinci non sospettabile, diciamo fuori dalle persone che avrebbero ucciso a Signa. Le ragioni fondamentali sono due, cioè una è il fatto che Mucciarini e Stefano Mele, che dall'esame dei dati, delle prove, erano sulla scena del crimine, ce li aveva messi Natalino, ci sono tanti elementi che li collocano sulla scena del crimine, gli stessi Rotella e Torrisi li collocano sulla scena del crimine, e ha poco senso pensare che Mucciarini avesse premuto su Stefano Mele perché coinvolgesse Salvatore Vinci come complice. Sarebbe stata un'assurdità quella di tirarlo dentro, che poi avrebbe rischiato di essere denunciato lui stesso. Ma io penso che soprattutto a rendere Salvatore Vinci, indipendentemente dal fatto che fosse stato solo, fosse stato con qualcuno, non sospettabile per il delitto di Signa, è il suo alibi raffazzonato. Cioè il suo alibi raffazzonato dimostra che Salvatore Vinci fu preso alla sprovvista da quel delitto. Io ricordo che lui raccontò di aver passato una serata per bar con due amici, premunendosi con questi due amici di non essere smentito, e non era vero perché la serata era quella precedente. Però era smentibile dal fatto che le persone che erano presenti in quei bar avrebbero a un controllo tranquillamente detto che non era vero. Lui disse a mezzanotte di aver lasciato i due amici e di essere rientrato a casa. Bastava quello, bastava che la moglie confermasse il suo alibi. Io ricordo che in quel momento lui aveva due figli piccoli e penso che la moglie non avrebbe avuto difficoltà a supportare il suo alibi, anche perché se Salvatore Vinci fosse stato, come penso, fuori da questo delitto, avrebbe dovuto dire alla moglie quello che aveva fatto, magari non era contento di dirglielo, non si sa quello che Salvatore aveva fatto. Io ho detto che le persone con le quali lui poteva essere stato tutta la notte, che lui non rientrò a casa, potevano non essere contente di essere tirate in ballo, ma probabilmente anche Salvatore stesso, che in fin dei conti era un padre di famiglia, fosse stato tutta la notte con un uomo o con una coppia di coniugi, magari non sarebbe stato contento di dirlo, magari lo avrebbe detto soltanto in caso di estrema necessità, e non ce ne fu bisogno. Comunque diceva appunto che per poter ragionare sul presunto coinvolgimento di Salvatore Vinci sui delitti successivi bisogna per forza presumere che fosse stato coinvolto in quello di Signa, e è quello che faremo, cioè diciamo lasciamo perdere le ragioni che lo tolgono da Signa, facciamo finta che ci sia quella percentuale piccola di possibilità che, guarda caso, proprio quella. Salvatore Vinci aveva avuto per le mani la pistola di Signa e l'aveva tenuta, e poi aveva cominciato a uccidere le coppie dal 74 in poi. E qui arriviamo subito al primo problema, cioè il problema della pistola. Io voglio ancora illustrare
l'immagine che di Salvatore Vinci aveva Torrisi attraverso questo trafiletto. Lo leggiamo dal rapporto Torrisi. Descrivere la personalità del Vinci Salvatore ricorrendo ad un forbito vocabolario forse non darebbe esattamente l'idea della complessità del personaggio. Egli infatti sopperisce alla mancanza di cultura con la perspicacia, la furbizia, la malizia, la risolutezza, il sangue freddo, la temerarietà, la spavalderia, la fiducia e la sicurezza in se stesso e anche a volte la remissività che ostenta a seconda delle circostanze. Queste sono le principali sue qualità che lo spingono all'autoesaltazione, al culto dell'infallibilità, quando si permette di affermare in quest'ufficio alle ore 10:45 del 9 dicembre 1985, dinanzi allo scrivente e al comandante del nucleo operativo, nel contesto di un dialogo informale, che se non c'è errore non può esserci rischio. Se non c'è errore non può esserci rischio, ma l'errore lo avrebbe fatto lui, è un errore grossissimo, un errore madornale, andando a uccidere nel 74 con la stessa pistola del 68. Questa pistola era una pistola semiautomatica che spargeva bossoli da tutte le parti. Ora il bossolo, per quello che ho capito io, poi se c'è qualche esperto di armi che mi smentisce ben venga, ma per quello che ho capito io, per identificare una pistola il bossolo è molto più importante del proiettile. Un revolver che non rilascia bossoli è più difficilmente identificabile di una semiautomatica, perché il proiettile si perde, si deforma, insomma le striature che ci sono possono non essere così facilmente identificabili, ma il bossolo con l'impronta del percussore non ci sono storie, cioè quello lì si identifica subito. Lui avrebbe tenuto questa pistola che se collegata tra i delitti che lui stava facendo, quelli successivi a quello di Signa, lo avrebbe inguaiato. Ora io ho sentito storie, no? I sardisti che dicono sì, però perché sarebbero dovuti andare a riprendere quel delitto che aveva già un colpevole e compagnia bella? Insomma, il rischio era veramente grosso, cioè dice se non c'è errore non può esserci rischio. Il rischio c'era, perché pensiamo a Zuntini nel 74 quando si trovò in mano questi bossoli, e lui aveva fatto la perizia del 68, secondo me, cioè io penso che se ne sia accorto, magari non andò a verificare, non lo so per quale motivo non venne fuori subito il collegamento, perché nel 68 la pistola non era stata trovata, e la pistola era una pistola semiautomatica, esattamente come quella del 74. Che non ci sia stata subito quest'idea di andare a vedere è un po' strano, tanto più che quel delitto del 68 era ancora abbastanza fresco nelle cronache. Nel 73 c'era stato l'ultimo giudizio di Stefano Mele, era stato condannato in via definitiva. Poi, nel 74 che Salvatore Vinci avesse deciso di andare a uccidere i due di Borgo con questa pistola dopo 6 anni, dopo averla tenuta per 6 anni, è un po' strano. Cioè, quella pistola perché l'aveva tenuta? Perché aveva utilizzato quella? L'avesse utilizzata, che ne so, in una rapina, in qualche altro delitto di altro tipo, si poteva anche dire, vabbè, il rischio poteva essere minore. Chi andava a pensare che quel duplice omicidio di Signa fosse stato fatto con quella pistola lì? Però era andato a uccidere una coppia in macchina, esattamente come era successo a Signa. Cioè qualsiasi persona con la testa avrebbe detto: ma perché devo andare a crearmi questo problema? A fin dei conti in 6 anni una pistola l'avrà potuta rintracciare. Tra l'altro c'era anche il fratello che in quel periodo lì aveva per le mani delle armi, tra l'altro mi sembra che avesse avuto per le mani anche un revolver, per cui se voleva trovare una pistola la trovava. E questo è già un punto, una partenza che non si confà alla personalità di Vinci. Andiamo al delitto vero e proprio, no? Al delitto di Borgo del 74. Perché avrebbe ucciso Salvatore Vinci? Salvatore Vinci avrebbe ucciso nel 74, secondo Torrisi, perché arrabbiato perché la moglie lo aveva abbandonato temporaneamente. La moglie se n'era andata a fine 73, vediamo un po', nel 74 se n'era andata, insomma,
Quando Salvatore Vinci uccise questi poveri ragazzi, avrebbe ucciso questi poveri ragazzi, era senza la moglie che se n'era andata da diversi mesi. Poi alla fine dell'anno tornò, era andata in Sardegna dai suoi genitori, non so io per quale motivo, si sarà arrabbiata per i tradimenti del marito, perché la coinvolgeva in quelle storie che sappiamo. E lui per rabbia andò a uccidere questi ragazzi. Però già la motivazione è veramente, veramente assurda, che lui per rabbia contro la moglie fosse andato a uccidere questi due ha poco senso. Ma il personaggio che si trovò di fronte il corpo di Stefania Pettini poteva essere identificabile in Salvatore Vinci? Io penso di no. Che tipo era quello che si mise lì con questo corpo davanti a punzecchiarlo per chissà quanto tempo? Proviamo a vedere cosa ne pensavano gli estensori della perizia De Fazio. L'ipotesi che si può formulare in proposito e che coincide con l'interpretazione degli altri atti compiuti dall'omicida, qui si sta parlando del tralcio di vite, ma il discorso arriva dopo già delle considerazioni su quella storia delle punzecchiature, è che l'introduzione del tralcio di vite abbia fatto parte di una serie di atti esploratori compiuti sulla donna come si trovasse di fronte ad un oggetto relativamente estraneo e fosse spinto da curiosità. Se avesse perseguito il piacere sadico di uno stupro simulato, non gli sarebbero mancati strumenti più idonei e rappresentativi, quali la stessa arma da taglio o un ramo più grande. Ancora, queste caratteristiche inducono a ritenere il duplice omicidio del 74 come la prima esplosione di un sadismo sessuale a lungo controllato ed inibito e vissuto soltanto in fantasia e con pratiche solitarie, in quanto egodistonico, almeno parzialmente, ossia conflittuale, in un soggetto senza precedenti conoscenze di rapporto eterosessuale vero e proprio. Insomma, cioè il personaggio che si trovò di fronte al corpo di Stefania Pettini dà l'impressione di essere una persona che non sapeva niente delle donne, non aveva esperienze sessuali, aveva davanti un mondo sconosciuto che aveva sempre, probabilmente, insomma, considerando quello che aveva fatto, aveva sempre avuto paura di affrontare a viso aperto e riuscì ad affrontarlo soltanto dopo aver ucciso la ragazza. Cioè, a dire il vero, abbiamo visto nella dinamica che lui ci provò ad avere un approccio con la ragazza viva. Prima di tutto la ferì soltanto alle gambe e con dei proiettili che non erano destinati a lei, ma erano destinati al ragazzo. Tentò questo approccio tappandole la bocca mentre lei urlava, c'è un segno di unghiatura sulla bocca della ragazza che ce lo fa capire. Poi il modo in cui era messo questo segno fa capire che l'assassino le era addosso. Tentò questo approccio, non gli andò bene, non riuscì a far nulla e cominciò a pugnalarla con una grandissima violenza e poi, dopo che era morta, ebbe diciamo così, questo approccio, questo rapporto sciagurato con il suo corpo. E quello non era certamente una persona come Salvatore Vinci a livello di esperienze sessuali. Cioè, Salvatore Vinci nel 74 aveva 39 anni, aveva già 3 figli e ne aveva fatte di cotte e di crude, insomma, cioè, aveva avuto 2 mogli, rapporti, sappiamo quali sono, quali potevano essere stati, maschi, femmine, coppie, andava tutto bene. Per cui vederlo in quei panni lì ha poco senso. Un altro piccolo elemento questa volta e che vale per lui come per qualsiasi altro che venga collegato a entrambi i delitti 68-74 è la perizia nell'uso della pistola. L'assassino del 68, quello che sparò i 6 colpi che uccisero i 2, non quello che poi sparò gli ultimi 2 colpi finali, che secondo me era Stefano Mele, comunque quell'assassino che sparò quei 6 colpi infilando la canna della pistola nel pertugio del finestrino anteriore sinistro, era uno sparatore freddo e preciso, cioè prese con tutti i 6 colpi, prese i 2 corpi che non erano proprio lì, erano un po' più lontani e li uccise all'istante. Lo sparatore di Borgo era un pasticcione, cioè sparò 9 colpi, i primi 2 colpi li sbagliò e li mandò
sulla spalliera del sedile. I restanti 7, di questi restanti 7 ne andarono a segno soltanto 5 e 2 no, che andarono sulle gambe della ragazza. Insomma la perizia dello sparatore era ben differente, per cui vedere lo stesso, sì, non è che si può essere sicuri naturalmente di questo, no? Però insomma anche questo fa capire che le due persone non erano la stessa. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che ho dimenticato di dire, quello che poi sarebbe stato il profilo FBI, per quanto possa valere quel profilo lì, però insomma quello che si dice nel profilo è che l'aggressore è una persona inadeguata ed immatura sessualmente, che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età. Chissà perché questa descrizione mi fa così immaginare un certo personaggio. Arriviamo al delitto di Scandicci. Il delitto di Scandicci, c'è da dire che dopo altri 7 anni questo si sarebbe tenuto, questa pistola che se collegata a Signa lo avrebbe coinvolto e non avrebbe cercato di sostituirla. Per quale motivo? Si era affezionata a questa pistola, c'è la storia che la pistola sarebbe un feticcio, io francamente non la vedo nemmeno per un assassino qualsiasi, ma tantomeno la vedo per Vinci, cioè, visto il personaggio, per come viene descritto, che lui avesse il feticcio di questa pistola da tirassegno mi sembra una cosa veramente assurda. Perché nell'81 si sarebbe ancora messo nei guai utilizzando quella pistola lì? E poi vediamo anche le motivazioni. Cioè, motivazioni, dice Torrisi, era stato abbandonato definitivamente dalla moglie. La moglie era andata a Trieste con un suo dipendente nell'80, nel 1980, luglio 1980. Era andata a Trieste, si era portata dietro i 2 figli più grandi e l'aveva lasciato da solo. E cosa aveva fatto Salvatore? Si era messa a piangere? Non si era messa a piangere. Aveva preso un'altra donna, aveva preso Ada Pierini, che l'aveva già conosciuta probabilmente in discoteca già da mesi, e nell'ottobre, cioè a luglio la moglie se ne andò, dopo un par di mesi, 3, quanti sono? Agosto, settembre, ottobre, 3 mesi, lui si portò in casa un'altra donna. Insomma, io penso che come già nel 74, quando la moglie se n'era andata via per qualche mese, credo che avesse approfittato della sua libertà per godersela in qualche modo, e così anche lì la moglie andò via, insomma un pianto e un lamento e la vita va avanti, e si prese quest'altra donna, per cui mi sembra che ragioni di andare a uccidere questa coppia di Scandicci non ne avesse veramente, cioè non ce ne fosse nessuna. Ma questa donna, lui che si era portato in casa, era anche un elemento che successivamente avrebbe potuto costituire un punto debole. Cioè una donna in casa si accorge di tante cose. Io penso che tanti mariti che hanno tradito la moglie se ne sono accorti, no? È difficile che a una donna in casa sfuggano delle cose, e uno mette lì una cosa e magari la prende, poi la rimette lì nella stessa posizione, ma la donna se ne accorge. Insomma, io ho avuto questa esperienza, penso che tanti di voi l'avranno avuta. Hanno un occhio per le cose in casa, per tanti particolari. Ora, Ada Pierini avrebbe dimostrato successivamente di avercela con Salvatore Vinci, inventandosi anche delle cose. Si era inventata il fatto che lui avesse sotto una mattonella della camera da letto una pistola. Era un'invenzione che poi la mandò anche in carcere, no? Poi ci fu l'accusa di calunnia e poi ci fu anche l'amnistia, credo che poi venne condannata, ma non, o comunque se venne condannata non andò in carcere poi. Ora, questa Ada Pierini, quando sputò veleno su Salvatore Vinci, non disse mai di aver visto qualcosa, qualche particolare, che lei avrebbe assistito alle situazioni del delitto di Scandicci, di Calenzano e anche di Baccaiano. Poi a quello di Giogoli era il momento in cui ci fu la loro separazione, non si capisce bene con precisione quale giorno, però i delitti dell'81 e quello dell'82, lei era lì, era in casa. Ora, non si è accorta di nulla, di Salvatore che si era preparato, che era tornato, non si era accorta di nulla, perlomeno non disse nulla, cioè tra i veleni che lei sparte su Salvatore Vinci, questi non c'erano. Poi si va a vedere anche questa storia di questi figli, la moglie prima, poi le donne dopo, non si confà bene con
l'immagine che si può avere di questo assassino. È quello che scrissero anche gli esperti dell'FBI. Se si va a leggere il profilo si legge: l'aggressore deve aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti in un quartiere di bassa borghesia. Se non fosse vissuto da solo, avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia, dal quale egli è in parte almeno dipendente finanziariamente, come per esempio sua madre, una zia, una nonna o una sorella più grande. Non dovrebbe essere sposato, poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. Cioè, questo chiaramente non è il Vangelo, no? Cioè, di fronte alla colpevolezza di qualcuno bisogna prenderne atto, anche se la sua personalità non si confà con quello che uno si aspetterebbe. Però, insomma, ragionevolmente uno che va a uccidere queste coppie in quel modo è una persona che con il sesso opposto, con il sesso in genere, ha dei problemi, se no non farebbe una cosa del genere. Cioè, infatti, la giustificazione che cercò Torrisi, quella della vendetta, lo dimostra. Cioè, anche lui non pensò a delle motivazioni di tipo maniacale, ma praticamente paranoiche. Cioè, è quello che pensava anche Rotella, tra l'altro. Ha una vendetta. Andiamo avanti. Questo delitto fa anche, e qui passiamo alla parte fisica, comincia a far intravedere che il mostro era una persona robusta. Se noi andiamo a vedere questa immagine, vediamo il percorso che fece il mostro con Carmela Denuccio in spalla, una quindicina di metri, dalla macchina al punto dove è indicato. La fece con la ragazza in spalla. È vero sì che il poliziotto che scoprì i corpi Sifone al processo disse che aveva visto dell'erba schiacciata, ma secondo me aveva visto fischi per fiaschi. Autorino, l'ispettore della scientifica, lo negò, sempre al processo Pacciani. Autorino: abbiamo fatto un'ispezione intorno, però se devo dirle che lì io ho visto segni di trascinamento, purtroppo no, sta rispondendo al PM. Abbiamo voluto verificare sotto i talloni della ragazza se vi erano tracce. Abbiamo guardato anche il fondo dei pantaloni per vedere se nel trascinamento si fosse imbrattato di terriccio. E stessa osservazione l'abbiamo rivolta alla parte posteriore del tronco e dei capelli. PM: quindi su questi talloni segni evidenti di trascinamento non ci sono. Autorino: assolutamente no, perché fra l'altro l'abbiamo guardato con quelli di medicina legale. PM: il suo collega invece, Sifone, ha detto che era rimasto impressionato dall'erba abbassata. Lei questo dato non l'ha apprezzato? Autorino: non l'abbiamo apprezzato e penso che poi sul posto c'era il dottor Izzo. Seppur ne avesse sentito lui prima di noi, sicuramente ce l'avrebbe fatto notare. Ecco. Insomma, quella parte di sterrato lì, se avesse trascinato il corpo su quella parte di sterrato, il corpo sarebbe stato imbrattato di roba, insomma, cioè si sarebbe capito che era stato trascinato. Il corpo l'assassino si mise il corpo in spalla e se lo portò per 15 metri fino in fondo. Allora, guardiamo questa foto di Vinci risalente al 68, è ripreso probabilmente uscendo dal carcere nei giorni successivi al delitto, quando Salvatore Vinci era stato scagionato da Stefano Mele. Vediamo il tipo, cioè il tipo, ora io qui non so se in che prospettiva è preso, però insomma si vede la forma della testa, la proporzione della testa con il corpo, era un tipo minuto. Cioè questo, vederlo con in spalla un corpo di, non so, io sarà stato... Cioè, Carmela Denuccio non era magrissima, io penso che una sessantina, 55 kg sarà stato, insomma, 55 kg, portarseli per 15 metri in un terreno così accidentato, non era un terreno liscio, e poi scaricarlo giù, insomma, anche qui possiamo dire che questa è una prova sicura, però insomma è ragionevolmente abbastanza improbabile che un tipo come Salvatore Vinci avesse potuto compiere quell'operazione. Qui si apprezza anche naturalmente la sua altezza non eccessiva, e su quella però ci torneremo, avremo modo di ragionarci. Per il momento al delitto di Scandicci ancora di altezza non si può parlare di robustezza. Adesso andiamo a parlare del delitto di Calenzano.
Nel delitto di Calenzano c'è ancora il discorso della pistola, il perdurare dell'uso di questa pistola con i rischi di collegamento con il 68 che aumentavano, perché chiaramente c'era, una volta che si capì che c'era un assassino seriale, è chiaro che il pericolo che si andasse a vedere se aveva ucciso anche prima c'era, ma lasciamo perdere questo. A Calenzano abbiamo ancora degli elementi che ci fanno pensare a una persona robusta, perché a Calenzano trascinò il corpo del ragazzo, che magari non so io quanto sarà stato, era stato 70 kg, quello non se lo caricò in spalla, ma insomma lo tirò fuori, lo trascinò per un bel pezzo e poi portò in spalla, quello in spalla perché non c'erano segni di trascinamento sul corpo, portò la ragazza a 5 metri oltre il muso della macchina. Ma lì abbiamo un altro elemento, che sono le impronte, cioè vennero trovate delle impronte sul terreno che quasi certamente erano del mostro, cioè quel mostro, quell'assassino lì non è che volava, cioè avrà camminando, avrà lasciato le sue impronte. In quella situazione era favorevole quella situazione perché c'era il fondo umido e quelle impronte ci rimasero impresse, erano impronte di anfibi, scarponcini tipo anfibio, insomma, con la suola a carro armato. Qui ne vediamo una. Queste impronte che vennero considerate impronte dell'assassino erano di taglia 44. Ora, non è che si può stabilire un nesso esatto tra la misura del piede e l'altezza, però ragionevolmente una persona che ha il piede di taglia 44 si avvicina al 1,80 m. E se noi andiamo a vedere questa foto di Salvatore Vinci, ecco qui è il ritratto mentre viene accompagnato in tribunale nell'88. Ora già si vede l'altezza, ma lasciamo perdere l'altezza, di questa ne parleremo più avanti. Si vede la sua scarpa sinistra, che insomma non si può giudicare da qui qual è la taglia delle sue scarpe, però io penso che una persona di questa altezza, con un piede così, insomma, che non si vede che non è un piede gigantesco, è un piede proporzionato alla sua altezza, avrà avuto un 40, massimo avrà avuto un 41, ma mai avrà avuto un 44. Cioè quella non è una scarpa di taglia 44. Adesso vabbè, andiamo avanti, andiamo al delitto di Baccaiano. Ecco, al delitto di Baccaiano c'è un indizio che viene riportato da Torrisi nel suo rapporto. Un indizio, adesso vediamo, è un indizio assolutamente misero, però vediamolo, se ne è parlato di questo indizio. Tra l'altro mi sembra che qualcuno aveva fatto anche una domanda su un mio video. Una descrizione di un uomo sospetto avente una statura di metri 1,65-1,70 circa, dai capelli scuri, con pantaloni chiari e con maglietta fino al petto chiara e dopo a strisce scure, è stata fatta da Manetti Bruno e Falteri Carlo Alberto. Verso le 22:30-22:45 del 19 giugno 82, in concomitanza con l'ora del duplice delitto Mainardi Migliorini, nel percorrere a bordo di una motovespa la strada provinciale proveniente da Montespertolo in direzione di Baccaiano, all'uscita di una curva ad ampio raggio a circa un centinaio di metri dal posto del delitto, si sono trovati improvvisamente davanti a un uomo sulla strada, sopra descritto, quello che è stato descritto sopra, il quale al suono del clacson della Vespa, nello spostarsi per paura, è scivolato nella cunetta laterale della strada. Anche qui può sembrare una semplice coincidenza, se fosse la sola, che la persona indicata ha le medesime caratteristiche fisiche del Vinci Salvatore, il quale all'epoca, secondo la descrizione della Pierini Ada, dovrebbe essere in possesso di una maglietta, attenzione, a fondo rosso mattone scuro, con delle strisce chiare sul davanti di color beige nocciola. Il Vinci Salvatore è alto 1,65-1,70, ha carnagione scura, capelli neri brizzolati, pettinati all'indietro, viso rotondo, corporatura media. Allora, diciamo che l'indizio è misero, ma qui bisogna notare che ci sono le solite forzature che ci sono sempre in questo rapporto Torrisi. Vediamolo, sono 3 le forzature. Vediamo il primo, la maglietta. La maglietta, il testimone la descrisse con maglietta fino al petto chiara e dopo a strisce scure. Invece, la maglietta che avrebbe, lo stesso Torrisi lo scrive, che avrebbe descritto la Pierini era maglietta a fondo rosso mattone scuro, con delle strisce chiare sul davanti di color beige nocciola. Insomma, in un caso abbiamo una maglietta chiara fino al petto e dopo a strisce scure, nell'altro caso abbiamo una maglietta
a fondo scuro, con delle strisce chiare. Mi sembra che non coincide la cosa, no? Poi c'è il discorso della statura. E lui dice che quella persona che venne giudicata 1,65, 1,70 era compatibile con la statura di Vinci, che sarebbe 1,65, 1,70. È una balla. Vinci non arrivava al 1,60 m. Non abbiamo un documento che ce lo dica, però fortunatamente io ho, poi lo vedremo più avanti, ho trovato il modo di stabilire, di presumere una statura così abbastanza certa di Vinci, e dico subito che non arrivava al 1,60 m. Terza forzatura è quella dell'ora del delitto, cioè lui dice che l'avvistamento è delle ore 22:30 22:45 in concomitanza con l'ora del duplice omicidio. Non è vero, era un'ora prima. Il duplice omicidio, vediamo innanzitutto dove venne effettuato questo avvistamento. Ecco, è qui. Probabilmente, da quello che ho capito, dovrebbe essere qui, a un centinaio di metri dalla piazzola. Sì, ma al delitto mancava un'ora, cioè il delitto è delle 23:30 23:45, quando passarono davanti alla macchina Carletti, che la vide ancora in piazzola, e poi poco dopo, pochi minuti dopo, passarono i Poggiarelli e Calamandrei e i due fidanzati Marini e Bartalesi, e la videro invece dall'altra parte. Il delitto era avvenuto lì, erano le 23:30 23:45, cioè un'ora dopo. Ora, in quell'ora lì cosa ci faceva, cioè, quel tizio lì? Io non lo so, perché era lì che camminava, ma cosa faceva? Andava lì ad aspettare che in quella piazzola arrivassero i ragazzi? Oppure era andato lì e questi già c'erano e li aveva osservati per un'ora e poi li aveva attaccati soltanto nel momento in cui erano completamente vestiti e erano pronti per scappare? Non ha senso, no? Cioè, è chiaro che è una forzatura. Ma su questo discorso del delitto di Baccagliano, innestiamoci un argomento che comunque in qualche modo c'entra con gli elementi che rendono Vinci poco plausibile come mostro, e che è quello del biglietto anonimo. Io approfitto di questo video per tornare un momento su questo argomento. Allora, io ho realizzato già dei video su questo biglietto anonimo che avrebbe, lo dico per chi fosse un po' digiuno della materia, c'è questa storia del biglietto anonimo che avrebbe consentito alle forze dell'ordine di scoprire che la pistola di Signa del 68 era la stessa che uccideva le giovani coppie. Questo fu scoperto dopo il delitto di Baccagliano. Ecco, si dice, appunto, c'è la questione che sarebbe stato un carabiniere, un maresciallo, mi sembra, maresciallo Fiori, a ricordarsi di questa, diciamo, a ricordarsi di questo delitto e a stimolare il controllo. C'è invece la versione che dice che fu un biglietto anonimo arrivato in caserma dei carabinieri, anzi addirittura 3, che avrebbero consentito di andare a ripescare questo delitto. Ecco, io sono convinto che questo biglietto anonimo ci fu, ci sono troppi elementi che lo indicano, anche se poi si è tentato di cancellarlo dagli atti e ci si è riusciti, perché poi il biglietto anonimo non è stato mai trovato. Ecco, io ho realizzato questi video, ecco, ne ho realizzati 2 e a un certo punto è venuta fuori una serie di documenti che mi hanno costretto a rivedere alcune cose sulle quali avevo contato nei 2 video, in particolare sulla lettera che la Silvia Della Monica scrisse ai carabinieri per chiedere indietro una lettera che, da quello che si legge in questa comunicazione della Monica, sarebbe stata una lettera anonima che indicava il delitto di Signa. Ecco, si legge questo, lo vediamo qui, il documento. Il giudice istruttore Vincenzo Trico mi segnalava a quest'ufficio l'importanza di una lettera anonima indirizzata allo scrivente e trasmessa per indagine a codesto reparto, la quale evidenziava come duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 e non 4, richiamando l'attenzione su un episodio analogo avvenuto in passato in altra località della provincia. Questo pareva una prova del fatto che questa segnalazione anonima ci fosse stata, però poi un documento che è emerso successivamente ha dimostrato che la lettera che era stata mandata alla Della Monica
non riguardava il delitto di Signa, ma riguardava un fatto che non aveva niente a che fare, era il cosiddetto fattaccio del Galluzzo, uno stupro, rapina, stupro di una donna avvenuto prima del delitto di Signa nel 68, ma prima, maggio mi sembra, e non c'entrava niente, per cui questa segnalazione anonima che la Silvia Della Monica aveva capito male, si è pensato, no, era questa la segnalazione anonima e ci si era sbagliati. Io ho fatto un video che si chiama Il fattaccio del Galluzzo, dove ho cercato di far capire che questa scoperta, sì, andava valutata naturalmente, però cosa indicava? Indicava che il giudice Tricomi aveva chiesto alla Della Monica se, questo a mio parere, ma mi sembra ragionevole, se avesse ricevuto delle lettere anonime che indicavano questo collegamento, evidentemente perché lui le aveva ricevute. La Silvia Della Monica, che era passato un mese e mezzo da quando lei aveva mandato questa lettera per controllo ai carabinieri, capì, diciamo la verità, a fischi per fiaschi, cioè si ricordò male e pensò che quella lettera che aveva ricevuto, che magari aveva guardato distrattamente, era proprio la lettera che Tricomi si aspettava che ci fosse e la chiese indietro, solo che quando gli arrivò questa lettera non conteneva indicazioni per Signa. Cosa fece la Silvia Della Monica? Io penso che disse a Tricomi: guarda che io l'ho trovata questa lettera, che io ho una lettera, però con il delitto di Signa non c'entra niente, cioè mi sembra il minimo che abbia avvertito Tricomi che questa lettera non c'era. E cosa fa Tricomi? Il 29 ottobre di quell'anno scrive al Tribunale di Palermo, fa una richiesta perché vengono interrogate due persone che erano i cognati di Antonio Lo Bianco. Per motivi, c'era la pista sarda appena in atto, c'era la storia della sfida tra Lo Bianco e Francesco Vinci sulla Locci, chiedeva che venissero interrogate queste persone. In questo documento si legge: a seguito di segnalazione anonima che esisteva un quinto duplice omicidio commesso dal cosiddetto mostro, si risaliva all'omicidio di Lo Bianco Antonio e Locci Barbara, commesso nel 1968, in relazione al quale era stato condannato il marito della Locci. Ecco qua. Allora abbiamo il 29 ottobre 1982, dopo 2 mesi, 3 mesi, quelli che sono, in cui la Della Monica si presume abbia detto a Tricomi: guarda che questa lettera io non ce l'ho, cioè non ho una lettera anonima di quel tipo, ancora il giudice Tricomi era convinto che ci fosse stata questa segnalazione anonima. La tesi chiamiamoli sardisti, è quella che il giudice Tricomi si sarebbe sbagliato, cioè avrebbe confuso questa cosa, cioè avrebbe preso questa segnalazione del fattaccio del Galluzzo come la segnalazione anonima di Signa, ma non ha senso. Cioè non ha senso che lui ancora il 29 ottobre in un documento ufficiale scriva che si era risaliti al delitto di Signa attraverso una segnalazione anonima. Cioè era il capo delle indagini, era il giudice istruttore. Io non so, lo vogliamo considerare un babbeo, perché a questo punto sarebbe veramente un babbeo. Io non penso che il giudice Tricomi fosse un babbeo. Diciamo che il giudice Tricomi si sarà trovato in una condizione per la quale, per i suoi motivi, questa segnalazione anonima non era il caso di tirarla fuori, cioè a un certo punto, no? Naturalmente dopo questo 29 ottobre, non so, ci saranno state delle condizioni che gli hanno consigliato di tacitare questa cosa qua. Forse si sarà chiesto: ma se c'è stata questa segnalazione anonima, non è che magari questa segnalazione anonima era per metterci fuori strada, magari se lo sarà anche chiesto da persona intelligente e magari avrà cercato di nascondere questi elementi. Io questo lo ritengo possibile, non ritengo possibile che fosse così babbeo dal 29 ottobre dell'82 ancora essere convinto di questa segnalazione anonima che non aveva mai letto, perché se non c'era stata non l'aveva mai vista, doveva soltanto essersene convinto attraverso cosa? Non so nemmeno io. Cos'altro poteva averlo convinto? Non esiste una cosa del genere. Allora io ho fatto questo video, il fattaccio del Galluzzo, dove ho raccontato praticamente queste cose qua.
prima di fare questo video erano emerse queste informazioni nuove su questa lettera della Monica, mi ero procurato la documentazione dal solito Francesco Cappelletti, generosissimo, che mi aveva dato questa documentazione che pare che non si possa divulgare. Io infatti non l'ho divulgata, l'ho soltanto così riassunta, letta, in cui c'erano questi scambi tra i carabinieri e della Monica, e si capiva che questa lettera era una lettera che con il diritto di Signano non c'entrava niente. Poi, dopo il mio video, è uscito un documento, uno stranissimo documento, che mi ha fatto entrare in un mondo, mi ha fatto, diciamo, toccare un mondo che non conoscevo, il mondo della Commissione parlamentare antimafia. Ecco, allora vediamo qua l'incipit del documento, la copertina. Ecco, vi si legge: Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ma cosa c'entra questo con il mostro di Firenze? C'entra. Allora, innanzitutto, cos'è la Commissione parlamentare antimafia, eccetera, eccetera? Io mi sono documentato, non ne sapevo niente. Ho visto che ogni volta che c'è una legislatura nuova viene istituita questa commissione dove entrano dentro 25 deputati e 25 senatori. E assortiti, no? Io penso in proporzione alla rappresentatività di ogni partito dentro il Parlamento. E questi si occupano di fare delle verifiche, di controllare tutte le questioni inerenti alla mafia, alle azioni che la mafia fa, alle infiltrazioni della mafia, tutte queste storie. E questa commissione dura finché dura la legislatura. Alla chiusura della legislatura Draghi, la commissione parlamentare ha chiuso i suoi lavori perché naturalmente per la legislatura successiva sono cambiati tutti i vari rappresentanti, no? Magari qualcuno sarà rimasto quello, comunque è cambiata la commissione. Ha chiuso i lavori e è venuto fuori una parte non so se è venuta fuori tutta la documentazione, diciamo che si è resa disponibile una parte che riguardava la questione del mostro di Firenze. E ora uno si domanda: ma cosa c'entra il mostro di Firenze con la Commissione parlamentare antimafia? Evidentemente c'entra, cioè ce l'hanno fatto entrare. Infatti in questa sezione 9, è la sezione 9 della relazione finale, titolo: La scomparsa e morte presunta di Rossella Corazzin, i fatti accaduti sul lago Trasimeno nell'ottobre del 1985 e i delitti delle coppie nella provincia fiorentina tra il 74 e il 1985. Questo è l'argomento. Approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e 13 settembre 2022, proponente deputata Ascari. Eccola qua la deputata Ascari, del Movimento 5 Stelle, Stefania. Questa è la persona che si è occupata nella Commissione parlamentare antimafia di questi argomenti che con la mafia non c'entrano nulla. Mi sono dimenticato di dire che la Commissione parlamentare ha i suoi strumenti, tra i quali anche la possibilità di ascoltare delle persone che magari al di fuori delle regole della magistratura, cioè vengono ascoltate queste persone, poi la Commissione parlamentare fa le sue considerazioni. Ecco, nella prima parte di questa relazione ci sono le dichiarazioni di Angelo Izzo. Chi è Angelo Izzo? Angelo Izzo è questo personaggio qua, qui lo vediamo proprio mentre sta raccontando le sue balle. Questo qua è un ergastolano noto per essere uno dei 3 che negli anni 70 aveva ucciso una ragazza, aveva stuprato, questo gruppo di 3 della Roma Bene, avevano stuprato 2 ragazze che si erano lasciate attrarre, le avevano violentate, le avevano malmenate, una era morta e una si era salvata, le avevano rinchiuse in un bagagliaio, insomma una cosa assolutamente tremenda. Poi c'erano state varie vicende, c'erano questi qua, erano stati arrestati, poi erano scappati, c'era gente con i soldi. Insomma, c'è questo Angelo Izzo che è in carcere, a un certo momento è entrato in carcere e c'è ancora. Io penso che sarà stato contentissimo di farsi un bel giro fuori, no? Per raccontare le sue balle. E ha raccontato le sue balle, secondo me. La magistratura lo ha considerato poco credibile. Questi della Commissione parlamentare sono stati molto più possibilisti sul fatto che avesse potuto dire alcune cose vere, tra cui il coinvolgimento di Francesco Narducci. È stata l'occasione per tirar fuori ancora le solite questioni di Narducci, la massoneria, tutte queste storie qua. Ma è un argomento questo
sul quale non intendo adesso dilungarmi, magari lo affronterò in un futuro. La seconda parte è quella che ci interessa, vediamo la terza c'è l'audizione di Vigilanti, Giampiero Vigilanti, ma anche in questo caso si va su Narducci, perché Vigilanti racconta di essere stato fermato una volta mentre era assieme a Narducci al delitto di Calenzano, tra l'altro Narducci e il delitto di Calenzano era in America, non si capisce cosa c'entri, però insomma si ritorna ancora su Narducci. Fortunatamente Narducci non c'è nella seconda parte, che invece riguarda proprio questi argomenti del biglietto anonimo e del fattaccio del Galluzzo. Io me la sono letta, un sacco di ragionamenti intorcinati, insomma si mettono tantissime cose dentro un pentolone e alla fine uno dice ma caspita quante cose che sa questo, non so chi l'ha scritto, quante cose sa questo, ma alla fine poi di polpa c'è quasi nulla. Per quanto riguarda il fattaccio del Galluzzo, bisogna riconoscere naturalmente che con i mezzi che ha la commissione parlamentare sono stati tirati fuori dei documenti che prima non c'erano, no? Che in pratica riguardano la giustificazione di questa lettera, la della Monica, che non era una lettera che segnalava Signa, ma segnalava questo fattaccio del Galluzzo. Sì. Però poi da questo si fanno delle illazioni che francamente sono poco condivisibili. Comunque, non è che sul fattaccio del Galluzzo da questo documento si capisca molto di più di quello che si sapeva prima, dai documenti che erano già emersi. C'è soltanto in più l'individuazione del personaggio che inviò questa lettera che segnalava il fattaccio del Galluzzo. Ecco, vediamo. Allora, innanzitutto si chiamava Claudio Marucelli de Biasi, questo c'è scritto nel documento dell'antimafia. Squilibrato da insufficienza di prove, squilibrato, fanatico di armi, il 15 aprile del 1973 aveva sparato a una coppia che si trovava in auto in un campo appena fuori Firenze. Aveva creduto di scorgere la propria moglie tra gli occupanti dell'auto e aveva sparato 7 colpi di rivoltella al presunto amante. Detenuto presso il carcere delle Murate a Firenze, scrisse alla madre di Susanna Cambi: io conosco il mostro e mi sento un po' colpevole di questi assurdi omicidi perché io sparai a una coppietta e sembra che il mio gesto abbia dato vita a questi omicidi. Ammise d'essere stato un guardone, d'aver visto il mostro in volto e che questi nel 68 gli aveva rubato una beretta calibro 22. Lui praticava spesso il campo delle Bartoline, poi l'ho visto dopo le croci di Calenzano. Lo rividi dalle parti di Scarperia e una volta nei pressi del paese, la Lisca, per andare a Montelupo. E l'ultima volta che lo vidi fu nel 76 tramite una licenza che mi diede il carcere di Firenze. Allora, questo era chiaramente un personaggio, uno squilibrato, che si scoprì che era lui che aveva mandato questa lettera segnalando il fattaccio del Galluzzo. Ma ripeto, sul fattaccio del Galluzzo in questo documento non c'è niente di nuovo rispetto a quello che già io sapevo quando ho registrato il mio video. C'è un elemento nuovo che non c'è, che io non sapevo, e che è quello del fascicolo Parretti. Allora, viene messo dentro per dimostrare che è plausibile il fatto che il giudice Tricomi avesse preso fischi per fiaschi, no? È plausibile, cosa che io ritengo assurda. Cioè c'è questo macigno di questo documento del 29 ottobre in cui Tricomi dichiara questa cosa che in questo scritto si tenta di smontare, ma non ci si riesce e si tira in ballo questo fascicolo Parretti. Allora, Parretti, chi era questo Parretti? Parretti era un brigadiere che si chiamava, come si chiamava? Vincenzo, mi sembra, Vincenzo Parretti. Perché viene tirato fuori il fascicolo Parretti in questo documento dell'antimafia? Lo dice lo stesso documento, andando a riprendere un trafiletto presente sulla sentenza Rotella, dove, secondo l'estensore di questo documento dell'antimafia, ci sarebbe l'indicazione che il fascicolo Parretti si sarebbe potuto prendere come elemento di confusione per creare questa voce del biglietto anonimo. Leggiamo quello che riporta questo documento della sentenza Rotella.
Scagionato quest'ultimo, Francesco Vinci, cioè qui Rotella sta ricostruendo la partenza della pista sarda. Scagionato quest'ultimo, Francesco Vinci, dalle sopravvenienze nel 1984, cioè dai delitti, diciamo, la riservatezza del 1982 avrebbe suscitato non poche diffidenze, mai sopite, nei mass media e perciò nell'opinione pubblica. Cioè, dopo che si scoprì che Francesco Vinci non c'entrava nulla, i mass media, i giornali cominciarono a chiedersi ma perché è stato tirato dentro Francesco Vinci? Non è che magari nell'82, quando c'è stata quella segretezza di indagini, che io ricordo che per diversi mesi le indagini furono tenute segrete, che magari c'è stato qualche intervento di qualche forza dell'ordine che ha fatto in modo che la colpa ricadesse su Francesco Vinci? Questo si sta chiedendo Rotella, no? Di queste diffidenze, con seguito di anonimi consiglieri che hanno ritenuto di indirizzare le indagini nei confronti di taluno degli stessi membri delle stesse forze di polizia giudiziaria. Cioè Rotella prende atto che ci sono state queste voci, allora cosa fa? Cerca di fare delle indagini per smentirle. Nel 1983 tutti coloro che tra i carabinieri del gruppo di Firenze avevano contribuito alla scoperta del precedente sono stati esclussi e taluni nuovamente negli anni successivi. Da ultimo, in questo 1989, si è ritornati incidentalmente sull'argomento, cioè sull'argomento di possibili depistaggi da parte delle forze dell'ordine nel 1982, in rapporto ad atti rinvenuti nel fascicolo del nucleo operativo della Compagnia di Prato, fascicolo Parretti. Cioè sta dicendo che andando a mettere il naso in questo fascicolo Parretti nell'89, presente nella caserma di Prato, si è ritornati su questo argomento di possibili depistaggi e in più si è ritornati su questo argomento indagando praticamente sulla possibilità, smentita in maniera assoluta dagli accertamenti, che la notizia del precedente del 68 fosse stata ottenuta diversamente, per esempio attraverso una confidenza. Cioè, quello che sta dicendo il giudice è che si è tornati a indagare su presunti depistaggi attraverso le due possibilità, il fascicolo Parretti e la ricerca di eventuali ragioni che giustificassero questa segnalazione anonima. Continua la sentenza, analogamente non ha nessun fondamento che sia pervenuto al giudice istruttore dell'epoca 82 un anonimo nel quale fosse menzionato in relazione eccetera eccetera, ma questo con il fascicolo Parretti non c'entra nulla. L'estensione del documento invece cerca di far entrare il fascicolo Parretti in questa vicenda del biglietto anonimo e lo fa andando a recuperare un biglietto che in questo fascicolo è stato trovato. Allora, questo fascicolo Parretti, cosa potrebbe essere? Io non so come vanno queste cose, però immagino che un investigatore, un carabiniere, un poliziotto, qualcuno avrà i suoi documenti, il suo fascicolo dove mette dentro tutte le cose che sta facendo, che ha fatto e così via. Poi magari qualcuno di questi documenti andrà a finire nella documentazione del delitto, del caso, no? Ma magari alcuni rimangono lì, perché non vengono, diciamo così, messi all'attenzione dei superiori. Io penso che questo biglietto, del quale vedremo, io penso che fosse nel fascicolo di Parretti assieme a tanta altra roba, tra la quale c'erano anche le sue indagini sul delitto di Susanna Cambi di Calenzano, sul delitto di Calenzano, perché Parretti era di Prato e il delitto di Calenzano fu preso in carico all'inizio dal giudice istruttore di Prato, per cui Parretti indagò anche su quel delitto e nel fascicolo Parretti ci sarà stato anche un pacco di roba relativa a questo delitto. Il documento dell'antimafia riassume in questo modo il contenuto di quel biglietto che fu trovato dentro il dossier Parretti. Un suo informatore gli aveva aperto la strada per più incontri con una persona di origini sarde. Questi gli aveva confidato che il proprio padre, in punto di morte, aveva rivelato i veri colpevoli del delitto avvenuto a Signa. Questo delitto era stato compiuto da Salvatore Vinci, coadiuvato dal fratello Francesco, il quale lo aveva ivi accompagnato, soltanto perché in grado di conoscere il luogo esatto ove la Locci usava appartarsi. La pistola di piccolo calibro mai ritrovata doveva provenire da Salvatore Vinci. I fratelli Vinci si sarebbero recati sul posto con una lambretta.
sono tutte balle, no? Perché diciamo, la coppia Salvatore Vinci, Francesco Vinci non ha senso nel delitto. Ci sono tantissime cose che lo indicano, questo qui aveva raccontato delle balle. Ma l'appunto era datato 7 luglio 82. Allora, vediamo le considerazioni dell'antimafia. Quali sono? L'intero fascicolo Parretti ruota intorno allo sforzo condotto dal giudice istruttore di fare luce sulla circostanza dell'incontro con l'informatore. Cioè il giudice istruttore, andando a mettere il naso in questo biglietto, voleva capire, stava indagando sulla possibilità che ci fossero stati depistaggi al momento della partenza della pista sarda, per cui andava a vedere se questo Parretti aveva contribuito a dei depistaggi. Infatti aveva parlato di Salvatore Vinci, Francesco Vinci e così via. Rotella cosa voleva fare? Acclarare la veridicità dell'episodio e cogliere in definitiva la sorte procedimentale dell'appunto medesimo. Insomma, questo appunto era lì nel dossier Parretti, ma era poi stato presentato a chi di dovere. La commissione, e qui arriva l'illazione, ritiene di poter affermare che, tra l'altro, il giudice stava cercando di capire se proprio da quel fronte il confidente del Parretti potesse provenire lo spunto iniziale per il collegamento tra la serie delittuosa e i fatti di Signa del 68. E questo da dove si evince? Cioè non c'è niente che possa far pensare che Rotella stesse esaminando il fascicolo Parretti alla ricerca della motivazione della voce che era nata sul collegamento anonimo tra Signa e i delitti successivi. Cioè non c'è niente che è un'illazione dell'estensore di questo documento. Poco più avanti, vediamo cosa dice poco più avanti. Il giudice istruttore valutò a fondo l'attendibilità del racconto reso dal presunto informatore del sottufficiale Parretti in ragione della particolare rilevanza delle confidenze fattegli. Sarebbe stato un fatto clamoroso che un confidente sardo avesse potuto prefigurare il collegamento tra il delitto del 68 e quelli consumatisi dal 74 all'82. Le date della prima settimana di luglio, poste sull'appunto, sarebbero assai sospette, poiché di lì a poco il collegamento sarebbe stato ufficializzato a tutti gli effetti. Cioè, io questo collegamento tra il delitto di Signa e i successivi su questo biglietto che viene descritto, io non lo vedo. Cioè non c'è nessun collegamento, cioè questo raccontò un fatto che riguardava il delitto di Signa, ma non disse qualcosa che lo avrebbe messo in collegamento con i delitti del mostro, assolutamente. Questa è un'illazione che fa l'estensore di questo documento. Questo Parretti venne interrogato da Rotella, penso nell'89, che voleva saperne di più su questo biglietto e compagnia bella. Allora, questo Parretti dette l'impressione di essere una persona, diciamo, un po' misteriosa. Sentiamo cosa disse. La signoria vostra mi chiede quali motivi abbia per non riferire il nome del confidente. Cioè Rotella voleva sapere, ma questo tizio che le disse questa cosa chi era? E lui non glielo disse. E mostra perplessità con riferimento all'appunto. Le ribadisco che non posso fare alcun riferimento alla confidenza per l'impegno preso e aggiungo che ho fatto un giuramento di sangue. Le mostro sul polso sinistro i segni di una piccola cicatrice che mi fece il sardo con il suo coltello, operando un taglio anche sul suo polso sinistro e congiungendo poi per qualche istante i nostri due polsi. Quel che posso dire è che quel confidente era della zona di Barberino del Mugello. Non accertai in via anagrafica il decesso di suo padre, che mi fu però confermato a voce dalla persona di sua fiducia. Allora, cosa c'entra questo con la convinzione di Tricomi che ci fu un biglietto anonimo che fece collegare il delitto di Signa con i delitti successivi? Cioè, poteva Tricomi aver preso in mano questo biglietto che probabilmente rimase dentro il dossier Parretti e non venne mai presentato ai superiori? Infatti Rotella lo trovò dentro lì e cercò di capire perché non fosse andata avanti questa questione, no? E Parretti gli dice io non posso dirti chi era questo perché feci un giuramento di sangue, una storia assurda, un carabiniere che fa un giuramento di sangue. Ma sentiamo le considerazioni dell'antimafia.
Il drammatico passaggio dell'esame testimoniale del brigadiere Parretti spiega bene come l'autorità giudiziaria stesse cercando di valutare due distinti profili, e cioè se il sottufficiale avesse effettivamente trasmesso l'appunto, già inserito a pagina 58 del fascicolo formato con riguardo al delitto di Calenzano dell'ottobre 81, qui io mi domando se questo fascicolo Parretti veramente possa considerarsi come un fascicolo sul delitto. Io non credo. Io credo che questo fascicolo Parretti sia un fascicolo generale di Parretti, dove dentro c'erano anche degli elementi riguardanti le sue indagini sul delitto di Calenzano. Qualcuno, se poi qualcuno mi potrà smentire, mi smentisca. Però questo qui che sta scrivendo queste cose, cosa sta cercando di fare? Sta cercando di fare un collegamento tra questo biglietto relativo a Signa e il delitto di Calenzano, di modo che si cominciano a mettere assieme delitto di Signa e delitti del mostro. E quindi implicitamente esso potesse essere stato la base costitutiva per l'aprirsi della pista sarda. E se la confidenza ricevuta da Parretti fosse fondata e credibile. Io penso che il giudice Rotella cercasse di capire questa confidenza, la genesi di questa confidenza, chi c'era dietro, eccetera, eccetera. Il primo tema di indagine avrebbe garantito di comprendere finalmente la genesi dell'avvento della pista sarda e quindi coglierne l'eventuale natura di impistaggio o di depistaggio. Il secondo poteva eventualmente far luce sull'autore dei delitti e delle coppie, a cominciare dal crimine di Signa del 68. Cioè qui si fa un'illazione su questo fascicolo Parretti priva assolutamente di basi. E qui continua sempre questo documento antimafia. La commissione ha fatto luce sull'equivoco innescato dalle comunicazioni intercorse nel luglio-agosto 82 tra il comando dei carabinieri di Firenze e Borgo Ognissanti, il sostituto procuratore Silvia Della Monica e il giudice istruttore Tricomi. Queste sono le considerazioni finali. No? La commissione avrebbe fatto luce su questo collegamento tra Signa e i delitti successivi. In sostanza si hanno molteplici indizi documentali del fatto che si ingenerò nell'ufficio istruzione il convincimento che fosse stato un anonimo a indurre il collegamento tra fatti del 68 e quelli che presero via nel 74, ma l'anonimo cui ci si riferì in realtà doveva essere quello di per sé non conducente che suggeriva di legare l'aggressione avvenuta nel Galluzzo alla serie dei duplici omicidi del cosiddetto mostro. Come si vede nelle conclusioni finali, il fascicolo Parretti non c'è perché non ha senso, cioè veramente è lì, è aver messo nel pentolone tutto quello che era possibile per nascondere il sapore di una cosa che era molto scomoda, evidentemente per chi vuole disconoscere questo collegamento anonimo, che nell'insieme poteva non sentirsi, che è questo documento del giudice Tricomi dove si dice specificamente, al di là poi anche delle confidenze raccolte da Spezzi, di tutto quello che c'è, però questo documento è un macigno inamovibile. Al 29 ottobre 1982 Tricomi dichiarò che c'era stato questo biglietto anonimo, questo collegamento anonimo, lo dichiarò. Ma a dire il vero, questa stessa commissione parlamentare lo deve dire, infatti vediamo, rimane sul terreno qualche incongruenza, cioè nonostante che l'esito di questa indagine su questo biglietto anonimo porti l'estensore di questo documento a credere che non ci fu nessun biglietto anonimo e che Tricomi fu preso fischi per fiaschi, nonostante questo rimane sul terreno qualche incongruenza che non è possibile probabilmente ricondurre a logica comprensione. Dopo tutto il tempo trascorso, in sostanza non si riesce ancora a comprendere a chi tentassero di rivolgersi i carabinieri con il trafiletto pubblicato sulla Nazione il 20 di luglio 82, il trafiletto del cittadino amico. Cioè, questo si chiede, ma insomma, questo trafiletto del cittadino amico non si spiega con la mia ipotesi, no? E io penso anch'io che non si spieghi con la sua ipotesi, perché si spiega soltanto se questi biglietti anonimi ci furono davvero. Non si comprende, e qui c'è il discorso di Tricomi, perché mai il giudice Tricomi, ancora nel tardo ottobre 82, sia rimasto nell'equivoco di credere che l'anonimo del Galluzzo in realtà indicasse non quell'evento piuttosto crudele, ma proprio il duplice delitto di Signa. E qui io ritorno sempre su questo giudice Tricomi che
al 29 ottobre scrisse che c'era stato questo collegamento anonimo. Insomma, questo si chiede, ma come faceva ancora Tricomi a credere che la segnalazione del fatto del Galluzzo fosse la segnalazione di Signa? È certo che non poteva crederlo, se l'avesse creduto sarebbe stato, insomma, era a capo delle indagini, non poteva essere incorso in questo equivoco, veramente non ha il minimo senso. Ripeto, se lui aveva scritto alla Della Monica qualcosa, tra l'altro non si capisce perché con i potenti mezzi che questa commissione antimafia sembra che avesse avuto, non si sia andati a cercare quella comunicazione. Io non so, sarà stata una telefonata? Se era una telefonata si poteva semplicemente andare dalla Della Monica e chiederglielo. Ma come il giudice Tricomi le aveva comunicato di questa lettera anonima? Se invece era stato uno scritto, questo scritto sarebbe stato interessante, perché secondo me in quello scritto c'era: cara signora, giudice, quello che è, non è che magari ha ricevuto anche lei qualche segnalazione anonima di questo tipo? Io penso che la domanda fosse questa, e lei pensò a quel biglietto e capì male. Va bene, direi che siamo arrivati in fondo a questo video, dove cosa possiamo dire? Possiamo dire che tutto porta a pensare che il collegamento tra il delitto di Signa e i delitti successivi fosse nato da una segnalazione anonima. Quella segnalazione anonima poteva essere stata fatta soltanto dal mostro. Un mostro che aveva interesse a far partire la pista sarda perché quella pista sarda portava lontano da lui. Questo mostro, naturalmente, non poteva essere Salvatore Vinci. Nel prossimo video passeremo al delitto di Giogoli. Ci sarà lì una bella discussione sull'altezza dell'assassino e sull'altezza di Vinci. Poi passeremo al delitto di Vicchio e lì ci sarà un'altra sorpresa. Lì ci sono di mezzo altre cose che vedremo. Per il momento vi saluto.